Ciao a tutti, benvenuti e bentornati su Out of a Paddle. Oggi volevo parlare dell'unità fondamentale della vita, cioè la cellula. La cellula è stata scoperta da Robert Hooke nel 1665. Nel suo manoscritto Micrografia, Hooke riporta l'osservazione al microscopio di una sottile sezione di sughero, il quale notò essere costituito da una miriade di minuscoli pori molto simili a delle celle di alveare. E in effetti la parola cellula significa proprio questo, piccola cella. Quelle che Hooke osservò all'epoca e che chiamò cellule non erano in realtà le stesse cellule come le intendiamo noi oggi, ma erano gli spazi vuoti fra le pareti cellulari di un tessuto vegetale. Pertanto, paradossalmente, con cellula lui non voleva indicare qualcosa di vivo. Anthony van Leeuwenhoek poco dopo osservò per la prima volta microrganismi unicellulari che oggi chiameremo protisti, ma che lui denominò animalicoli, utilizzando un microscopio di sua invenzione costituito da una singola lente sferica che era capace di raggiungere ingrandimenti fino ai 270. Un gigantesco passo avanti rispetto al precedente limite di soli 50 ingrandimenti. La teoria cellulare venne infine formulata da Schwann e Schleiden nel corso del 1800, quando vennero fissati i tre punti principali della teoria. Tutti gli organismi viventi sono costituiti da almeno una cellula. La cellula è l'unità più elementare della vita. Tutte le cellule hanno origine da altre cellule preesistenti per divisione cellulare. L'interpretazione moderna aggiunge ulteriori punti e per questo vi consiglio di andare ad approfondire con i link in descrizione. Ma quindi in sostanza che cos'è una cellula? Le cellule sono spesso rappresentate come sacchi pieni d'acqua ed enzimi, soprattutto quando si parla di cellule batteriche. Pur essendo l'unità fondamentale della vita, la cellula tuttavia rappresenta per sé stessa un sistema estremamente complesso ed interessante. Ciò dovuto ad una storia evolutiva di quasi 4 miliardi di anni che ha portato ad una stratificazione di adattamenti e funzioni tale da risultare in una rete inestricabile di complesse interazioni. Tutto questo all'interno di ogni singola cellula esistente. Uno degli elementi principali che costituiscono una cellula è la membrana plasmatica, principalmente costituita da un doppio strato di fosfolipidi che delimita l'ambiente interno o citoplasma e lo separa dall'ambiente esterno. Ma la membrana non è né una barriera impermeabile né si lascia attraversare da qualsiasi cosa. È caratterizzata infatti da una permeabilità selettiva, a causa della presenza di proteine di membrana che mediano il trasporto di molecole e ioni e grazie alle quali si mantengono le differenze di potenziale chimico fra il versante interno e il versante esterno della membrana. Sono differenze di concentrazione che in sostanza fanno sì che una cellula sia viva e che non sia una banale vescicola lipidica. La cellula infatti si mantiene in una condizione chiamata stato stazionario, che assomiglia un po' a come quando si corre su un tapis roulant. Bisogna cioè continuare a correre per rimanere sul posto, ma correre consuma energia, quindi bisogna introdurre energia per continuare a correre per poter evitare il baratro dell'equilibrio termico. Compito quindi importantissimo svolto appunto in larga parte dalla membrana plasmatica. Un altro elemento fondamentale è il genoma, che costituisce l'intero contenuto informativo della cellula ed è costituito dal DNA in tutti gli organismi cellulari, un importante indizio di un'unica origine comune. Il DNA è un polimero, cioè una molecola costituita da unità base ripetute in sequenza e che formano lunghe stringhe di codice. Il codice verrà interpretato, ma solo dopo essere stato trascritto in RNA messaggero, una copia del DNA che può essere letta da un macchinario molecolare estremamente sofisticato chiamato ribosoma presente nel citoplasma. A livello del ribosoma, il messaggio contenuto nell'RNA messaggero viene tradotto in catene di amminoacidi che costituiscono le proteine, fra cui proteine strutturali, proteine di membrana, proteine che si legano al DNA e che ne influenzano l'espressione, o proteine enzimatiche che catalizzano tutte le reazioni chimiche che costituiscono il metabolismo cellulare. Il modo con cui il genoma si organizza all'interno della cellula rappresenta una delle differenze principali fra i due tipi di cellule, quelle decisamente prevalenti nonché le prime ad essere comparse sulla Terra, le cellule procariotiche rappresentate da batteri e archea, e le cellule eucariotiche comparse solo 1,5 miliardi di anni dopo, ma con un'organizzazione ben più complessa.
Il genoma nei procarioti si trova tipicamente libero nel citoplasma ed ha una forma circolare superavvolta. Immaginate di avere un elastico, di bloccare un'estremità e di ruotare l'altra su se stessa. Otterrete a questo punto qualcosa di simile alla topologia del genoma batterico. Il DNA è trascritto in RNA che a sua volta è tradotto in proteine nello stesso momento. Nella cellula eucariotica la situazione è radicalmente diversa, infatti esistono almeno due tipi di genomi, il genoma nucleare, il genoma mitocondriale e, nelle cellule vegetali, anche il genoma plastidiale. I genomi dei mitocondri e dei cloroplasti sono circolari come quelli dei batteri, uno degli indizi principali che testimonia l'origine procariotica e simbiotica di questi organelli. Ma il genoma nucleare è qualcosa di completamente diverso. Anzitutto il DNA non è circolare ma è lineare. Ciascun segmento è inoltre complessato a proteine che fanno sia da impalcatura che da regolatrici per l'espressione dei geni e sono denominate istoni, attorno a cui il DNA si avvolge a formare strutture a forma di bobina chiamate nucleosomi. Questo gomitolo di DNA e proteine è chiamato cromatina e ciascun segmento di cromatina è un cromosoma. Il genoma nucleare si chiama così perché, sorpresona, si trova all'interno del nucleo, delimitato da una doppia membrana porosa che separa l'ambiente nucleare dall'ambiente citoplasmatico, separando quindi anche i processi di trascrizione e traduzione. Una caratteristica che infatti rende uniche le cellule eucariotiche rispetto a quelle procariotiche è infatti una complessa compartimentalizzazione. Le cellule eucariotiche sono infatti tipicamente piene di organelli, strutture delimitate da membrana specializzate nello svolgere determinate funzioni, come ad esempio i mitocondri o l'apparato di Golgi. Specializzazione che ha consentito agli eucarioti di raggiungere un grado di efficientamento senza paragoni nel mondo vivente. Tuttavia, anche i procarioti possono produrre compartimentalizzazione per una certa misura. Possono infatti essere presenti ripiegamenti della membrana plasmatica che formano zone specializzate a svolgere determinate funzioni, come ad esempio la produzione di energia chimica. Ma uno degli esempi di compartimentalizzazione procariotica più studiati sono i carbossisomi. Strutture presenti in alcuni cianobatteri ed altri batteri autotrofi costituiti da gusci proteinacei a forma di D20 che contengono enzimi per l'organicazione del carbonio. In sostanza sono compartimenti specializzati per la produzione di composti organici a partire dalla CO2. Un'altra eccezione sono gli archea, un gruppo di procarioti diversi dai comuni batteri, dai quali probabilmente gli eucarioti hanno avuto origine. Questi sono oggi rappresentati da organismi cosiddetti estremofili, cioè che vivono in ambienti considerati per noi estremi come di elevata temperatura, pressione, salinità o acidità, e per questo sono particolarmente difficili da studiare. Gli archea, dicevo, come gli eucarioti, possono presentare anch'essi genomi complessati a proteine istoniche, ma diversamente dagli eucarioti variano maggiormente per la tipologia delle proteine istoniche, per le combinazioni di queste proteine e per il numero di avvolgimenti che il DNA fa attorno ad esse. Gli organismi pluricellulari sono caratterizzati da un grado di specializzazione ulteriore, per cui diversi tipi cellulari si differenziano nel corso dello sviluppo di un singolo organismo, producendo diversi tessuti che vanno a costituire diversi organi e quindi apparati con funzioni integrate. È interessante notare che, più spesso di quanto non si pensi, in alcuni tessuti le cellule svolgono il loro ruolo soltanto una volta morte. Si parla generalmente di morte programmata cellulare per tutte le istanze in cui la morte della cellula è prevista per il normale sviluppo di un organismo. Un caso eclatante è quello delle piante vascolari. Il tessuto specializzato per il trasporto di acqua e sali minerali dalle radici alle foglie è infatti costituito da fasci di tubi formati dalle pareti delle cellule vegetali che sono morte a maturazione. Vi è ancora un'infinità di cose da dire sulla cellula e sulla differenza fra la cellula eucariotica e procariotica, però spero di avervi dato almeno uno spunto per poter interpretare meglio la realtà e eventualmente interessarvi e approfondire. Eventualmente possiamo affrontare alcuni approfondimenti in futuri video, in caso fatemelo sapere. Per il resto, se il video vi è piaciuto come al solito, mi piacetelo, commentate se avete domande, registratevi al canale e alla prossima.